Ronaldo Nazario, conosciuto come il fenomeno, è uno degli attaccanti più letali ed iconici della storia del calcio. Nato in Brasile nel 1976, Ronaldo ha fatto esplodere il mondo del calcio con la sua velocità fulminante, il dribbling devastante e una freddezza glaciale sotto porta. Dotato di un controllo palla sopraffino e di una potenza fisica impressionante, ha saputo combinare tecnica e forza in un mix micidiale. Ha segnato oltre 400 gol in carriera, vincendo 2 palloni d'oro nel 97 e nel 2002, e guidando il Brasile alla vittoria di 2 mondiali nel 94 e sempre nel 2002, segnando una doppietta decisiva nella finale contro la Germania. Ha trionfato nei campionati di Spagna e Italia, vestendo le maglie di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan. Ronaldo non era solo un goleador, era uno spettacolo vivente, capace di trasformare ogni azione in magia. Ma che succederebbe se esordisse oggi? Ciao ragazzi, qui è Easy Axi, benvenuti nel terzo episodio della serie E se? In questo video vedremo cosa succederebbe se Ronaldo il fenomeno esordisse oggi, o meglio a dicembre del 2022, visto che Football Manager 2024, il gioco che utilizzeremo per questo video, ci permette di partire in Brasile solo da quella data. Qui abbiamo il nostro fenomeno. Per chi non conoscesse Football Manager, tutte le statistiche vanno da 1 a 20, dove 20 è il massimo. Quelle che vediamo sono qualità ancora acerbe, adatte ad un calciatore solo quindicenne. Per quanto mi riguarda, io non interverrò in nessuna maniera durante le stagioni, mi limiterò a fare da agente a Ronaldo nel tentativo di fare le migliori scelte per lui. Per il resto tutto dipenderà dal calciatore. Direi che è tutto pronto. La carriera di Ronaldo inizia dall'Under 20 del Cruzeiro, dove muoverà i primi passi nel mondo del calcio. La prima stagione si è appena conclusa, Ronaldo non ha giocato nessuna partita a livello professionistico, si è limitato a giocare qualche amichevole tra Under 20 brasiliane, ma nulla di più. In compenso possiamo vedere qui i suoi miglioramenti, con in evidenza quelli che, per ruolo o per maggiore crescita, possiamo definire come i più importanti. Inoltre l'allenatore del Cruzeiro ha deciso di insegnargli un nuovo ruolo e Ronaldo l'ha già acquisito come se fosse naturale, e da oggi potrà giocare anche trequartista centrale. Anche la seconda stagione si è conclusa. Anche in questo caso Ronaldo non ha giocato per la prima squadra del Cruzeiro, ma solo amichevoli con i suoi coetanei. La sua crescita è continuata e penso possa essere pronto per le prime partite tra i grandi. Ha anche giocato un torneo Under 20 con la selezione brasiliana, segnando all'Argentina con un gran tiro ad incrociare. Anche la terza stagione è passata velocemente. Finalmente è arrivato l'esordio in prima squadra. Se da una parte si può essere delusi dal fatto che il Cruzeiro è finito in Serie B, dall'altra non possiamo comunque lamentarci troppo. Ronaldo mette a segno 3 gol e un assist nelle 8 presenze con la sua squadra, ma non è abbastanza per permettere al Cruzeiro di essere promosso. Infatti finisce in quinta posizione, a 2 punti dall'ultimo posto disponibile per la promozione. Il primo gol da professionista Ronaldo lo segna sfruttando una sponda di testa del compagno e la sua velocità per superare il marcatore. Una volta davanti al portiere, piatto aperto e tiro a giro, che lascia immobile l'estremo difensore del Ceará. Siamo nel 2026 ed ora i miglioramenti di Ronaldo iniziano a diventare importanti. Passaggio, dribbling e finalizzazione sono al momento le sue armi migliori. Anche il fisico sta migliorando e mi posso dire molto soddisfatto del calciatore che sta diventando. E lo è anche il Cruzeiro che, durante l'anno, ha rinnovato il contratto portandolo ad oltre 300.000 euro all'anno. Ma non siamo a fine stagione, piuttosto a metà. Ho voluto spiegarlo ora per dare un senso alle statistiche che vedremo tra poco, ma avrà maggior senso tra qualche minuto ancora. 30 presenze a titolare, condite da 14 gol e 4 assist per i compagni, una media voto che sfiora il 7. Ciò che più mi piace del suo modo di giocare sono i tanti passaggi chiave che effettua durante le sue partite. Al momento non è solo un'ottima punta centrale, ma in effetti dovesse giocare in qualche squadra che sfrutta il trequartista potrebbe essere micidiale. In questa prima parte di stagione ha segnato un gran gol contro il Bragantino, superando col controllo del difensore e portandone altri 3 a spasso prima di battere il portiere. Sembrerà che abbia fatto poco in carriera e forse è vero, ma in Premier League si sono già accorti del suo potenziale e hanno avanzato 2 offerte di pari valore. La prima squadra interessata è il Brighton, strutture d'allenamento e giovanili superbe, ma pronosticata intorno alla metà della classifica dei media, e guidata al momento da Emre Belözoğlu, che sinceramente come allenatore mi convince veramente poco. Inoltre, come ogni volta che siamo nelle prime fasi della carriera, bisogna tener conto del valore di valorizzazione dei giovani, e quello di Emre è pari a 8, un valore veramente troppo basso. La seconda squadra a portare un'offerta al Cruzeiro è l'Aston Villa, strutture ovviamente superbe, ma pronostico leggermente più in alto in classifica. Inoltre giocheranno in Champions League quest'anno e non sarebbe male per Ronaldo assaggiare da subito quei campi. L'allenatore è Thomas Frank, fresco vincitore dell'Europa League proprio con l'Aston Villa. Utilizza il 4-3-3 e sembra una buona scelta per il nostro assistito, nonostante il valore di valorizzazione non sia proprio eccelso. Quindi direi che la scelta è stata fatta. Per 17,5 milioni di euro a luglio 2027 Ronaldo diventa un nuovo giocatore dell'Aston Villa.
Si è conclusa la stagione e nel 2028 il nostro fenomeno guadagna quasi 6 milioni ed è descritto dai media come un baby prodigio, il che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle, visto che sembra che il suo club possa chiedere fino a 115 milioni per lui. Tuttavia, durante questa stagione non ha giocato tantissimo e molto spesso lo ha fatto partendo dalla panchina. 13 presenze totali con 4 gol e 2 assist per i compagni. Entrando a partita in corso, ovviamente, ha potuto fare poco e non ci sono statistiche veramente rilevanti al momento. La sua squadra ha comunque fatto molto bene, chiudendo la Premier League al terzo posto, dietro solo a Manchester City e Chelsea. Anche in Champions League non è andata malissimo. Gli ottavi infatti sono un buon traguardo, anche se rimane l'amaro in bocca per essere usciti ai rigori contro l'Arsenal. Il primo gol in Premier di Ronaldo l'ha segnato contro il Luton, chiudendo il match sul 3-0. Scatto alle spalle del difensore ed esterno a destra a battere sul primo palo il portiere. In estate è arrivato anche l'esordio con il Brasile dei grandi, giocando uno sprazzo di partita contro la Slovenia. Ora le cose sono sicuro che si faranno interessanti. Siamo a giugno 2029, Ronaldo adesso ha caratteristiche, come dire, stuzzicanti ed è arrivato ad un livello che potrebbe tornare utile anche alle big, ma al momento è concentrato sull'Aston Villa che finalmente lo ha promosso titolare. 38 presenze stagionali di cui 35 dal primo minuto, 19 reti segnate e 3 assist servite ai compagni. E in queste reti ci sono anche 2 segnate in Champions League durante le 5 presenze. La squadra questa volta non c'entra la qualificazione in Champions, dovendosi accontentare dell'Europa League, probabilmente a causa dei pochissimi gol segnati, solo 59, che hanno portato a 15 pareggi in stagione. Anche in Champions League è andata leggermente peggio, con la squadra che è stata eliminata ai playoff dal Benfica, perdendo con un totale di 4-6, facendosi rimontare il 3-1 dell'andata giocata in Portogallo. Il primo gol di Ronaldo in Champions è arrivato contro il Bayern Monaco, con un destro incrociato a battere Diego Costa. Tuttavia, in estate ha partecipato alle Olimpiadi con la sua nazionale, vincendo l'oro olimpico. Nel 2030 il soprannome fenomeno è diventato realtà. Prendiamoci qualche secondo per guardare le sue abilità e vedere i netti miglioramenti rispetto all'ultima volta che ci siamo soffermati. Adesso è davvero un giocatore che può competere con i migliori del panorama calcistico ed in effetti le statistiche di questa stagione stanno lì a dimostrarlo. 45 presenze tutte da titolare, 30 gol segnati e un assist che comunque male non fa. Comunque il lavoro per la squadra rimane molto importante, come dimostra la media voto oltre 7 o più semplicemente le 33 palle recuperate giocando da prima punta. Purtroppo la squadra non lo segue e si piazza a metà classifica con non poche difficoltà, visto che la difesa è tra le peggiori del campionato. Hanno subito infatti 55 reti, che sono comunque 8 in più di quelle subite dal Manchester United, che ha la peggior difesa tra quelle qualificate alle competizioni europee. Con una difesa del genere ovviamente è difficile anche l'Europa League, ed infatti si esce agli ottavi, subendo ben 6 reti dal Dortmund tra andata e ritorno. Il gol più bello della stagione Ronaldo lo segna al volo contro il Feyenoord, raccogliendo un cross, anch'esso al volo del suo compagno. Durante l'estate partecipa al suo primo mondiale, giocando 4 partite da titolare, durante le quali ha messo a referto 2 gol e 2 assist, giocando sempre ad alti livelli. Purtroppo però la nazionale si è dovuta accontentare del terzo posto. Il primo gol con la maglia dei gialloverdi lui lo ha segnato contro il Giappone, liberandosi al centro dell'area prima di concludere di potenza alla sinistra del portiere. Le prestazioni di questa stagione lo hanno messo in vetrina e 3 squadre si sono presentate con tantissimi milioni alla porta dell'Aston Villa, che ha accettato tutte e 3 le offerte, quindi buon per noi. La prima squadra da prendere in considerazione è l'Ipsia, ma secondo me, per quanto siano interessanti con strutture anche migliori del nostro attuale club, non lo so, non mi convincono né loro né l'allenatore. Con Sessao è un buon allenatore, ma potremmo avere di meglio. Il secondo club che ha offerto per il nostro giocatore è l'Arsenal, che sta attraversando un periodo complicato negli ultimi anni, senza mai riuscire a lottare per il campionato. Ora sono guidati da Luis Enrique, allenatore che conosciamo tutti quanto sia bravo, e il 4-3-3 che utilizza con le sue squadre darebbe continuità a Ronaldo, e inoltre il suo valore di valorizzazione dei giovani è altissimo, praticamente quasi al massimo. La terza squadra è il Barcellona. Ovviamente, come dico spesso, hanno il dovere di lottare sempre per il campionato, anche se da qualche anno in effetti non riescono a vincerlo, e questo non è un bene, ma il fatto che ci sia Conte a guidarli, uno dei migliori allenatori che possono esserci, e che la squadra sia fresca vincitrice della Champions non mi lascia tanti dubbi. Ronaldo deve andare qui. Per 65 milioni di euro il fenomeno diventa un nuovo giocatore blaugrana. Alla fine della 10ª stagione il nostro assistito ha migliorato ulteriormente il suo tiro e la freddezza davanti al portiere. Ora è veramente una stella, ed infatti da tale è considerato nel Barcellona dopo appena un anno dal suo arrivo. Ma perché? Beh, nelle 50 presenze, praticamente tutte dal primo minuto, ha segnato ben 31 gol, e anche se il numero degli assist è pari a 0, rimane una stagione incredibile per lui. Ad onor del vero, pare che gli assist dovessero esserci, visto che gli expected sono 1,70, ma forse i compagni hanno sprecato qualcosa. La stagione è iniziata con la Supercoppa europea, vinta
battendo per 2-1 il Napoli, grazie proprio ad un gol di Ronaldo, segnato di Tapin sfruttando il bellissimo cross di Koundé. Il Barcellona è però arrivato secondo in Liga, dovendosi arrendere ad un Real perfetto, che ha finito la stagione con 100 punti. Ma in Champions le cose sono andate diversamente. Nessuno è riuscito a fermare i Blaugrana, che sono arrivati in finale e l'hanno vinta battendo il Liverpool grazie al nostro giocatore, autore di una doppietta. Oltre al rigore iniziale, ha segnato nuovamente su Tapin, stavolta sfruttando un cross arrivato dalla parte opposta. La Coppa del Re invece l'hanno persa in finale con Real, ma direi che questa stagione rimane favolosa, nonostante il campionato e Coppa siano andati ai rivali. La seconda stagione col Barcellona è finita, Ronaldo è ormai considerato una punta top class e il suo valore, a soli 24 anni, galleggia tra 135 e 406 milioni. La stagione che si è appena conclusa è stata la migliore di sempre e anche se sono crudi numeri, mettono un certo entusiasmo nel leggerli. 44 presenze, 37 reti segnate in tutte le competizioni ed anche 4 assist per i compagni, il tutto con una media clamorosa di 7,32. Prestazione da campionissimo qual è, insomma. Questa volta, nella partita di Supercoppa Europea, non ha giocato bene, ma la squadra se l'è cavata ugualmente battendo il Nice ai supplementari. In campionato ancora una volta ci si arrende ad un Real Madrid che non sbaglia mai, altri 97 punti a fine campionato, che rendono gli 88 del Barcellona totalmente inutili. In Champions League la squadra si ferma ai quarti dopo 2 Champions consecutive vinte, perdendo entrambe le partite contro il City. Invece vincono la Supercoppa spagnola battendo nettamente il Siviglia, arrivato in finale battendo proprio il Real. Il 3-0 porta la firma di Ronaldo, controlla al volo e tiro secco sul palo lontano. Parlando sempre di coppe, questa volta il Barcellona vince la Coppa del Re, battendo per 1-0 il Bilbao, grazie alla rete ad inizio secondo tempo di Cesco. I trofei non sono ancora finiti per Ronaldo, in estate si gioca la Coppa America ed il Brasile, trascinato dal suo miglior giocatore, porta a casa la competizione, battendo 3-0 il Perù. Ronaldo segna di rapina, anticipando di testa il difensore, mentre il portiere si tuffa totalmente a caso dalla parte opposta. Ma come vi dicevo, ha trascinato la squadra, segnando 5 reti nelle 5 partite giocate, a cui si aggiungono altre 3 siglate durante le qualificazioni al mondiale. Siamo nel 2033, Ronaldo ha ricevuto il terzo adeguamento in 3 anni ed ora guadagna 25 milioni all'anno, ma c'è stato qualche problemino durante la stagione. Se andiamo infatti a vedere le statistiche, è vero che ha giocato 38 partite, che sono comunque molto meno del solito, ma ha anche segnato meno, 22 reti e 5 assist in stagione, anche se la media voto rimane eccellente. E allora, qual è stato il problema? Durante il corso dell'anno ci sono stati una marea di infortuni, ma soprattutto uno grave al bacino, che l'ha tenuto fuori per 2 mesi, oltre ad altri infortuni di media gravità che comunque non hanno aiutato Ronaldo a tornare al top della forma. Il Barcellona per la terza volta è arrivato dietro ad un Real Madrid infermabile, con altri 100 punti in Liga, ma in compenso sono riusciti a batterlo ai rigori di Coppa del Rey, dove sono stati perfetti. È arrivata anche la Supercoppa spagnola, anche se Ronaldo non ha giocato la finale, ma il trofeo comunque si aggiunge alla sua bacheca. Ora però arriva il dramma, fuori dalla Champions League sin dalla fase campionato, con soli 7 punti in 8 partite. Si può parlare facilmente di fallimento totale per una squadra che 2 anni fa alzava la seconda Champions di fila. Speriamo comunque che ci siano dei miglioramenti nel prossimo anno. Fermi tutti, in estate arrivano nuove offerte. Non volevo cambiare squadra, ma per la prima volta ci capita l'occasione di seguire quasi perfettamente la carriera di un giocatore. Vediamo se ne vale la pena però. L'Inter sta affrontando un periodo così e così ultimamente, lo scudetto manca da diverso tempo e gli allenatori si stanno susseguendo a ruota. L'attuale allenatore è Xabi Alonso, che a giudicare dai suoi valori mi sembra proprio la persona adatta per tornare alla vittoria. 4-3-3 che Ronaldo conosce benissimo e sicuramente la promessa di essere al centro del progetto. C'è anche Lautaro a fine carriera, quindi penso proprio che la centralità nel progetto sarà del nostro assistito. Quindi, squillino le trombe, Ronaldo il fenomeno diventa un nuovo giocatore dell'Inter, che lo acquista dal Barcellona per 83 milioni. È finita la prima stagione in maglia nerazzurra e penso proprio di aver fatto la scelta giusta per il fenomeno. Stagione, appunto, da fenomeno assoluto, in tutti i sensi. 57 partite giocate, 54 partite da titolare, 46 reti messe a segno ed anche 3 assist per i compagni, col 60% di tiri in porta, 29 passaggi chiave e la media di un dribbling e mezzo riuscito a partita. L'Inter, al contrario di Ronaldo, fatica un po' ed alla fine deve cedere al Milan, che invece chiude a 91 punti. Anche in Champions ci si ferma presto, venendo eliminati agli ottavi dal Manchester City. Non sempre può andare bene, ma vediamo il primo gol di Ronaldo in nerazzurro, arrivato contro la Salernitana. Ronaldo ha sfruttato un inserimento centrale per portarsi in area prima di battere il portiere col destro al fittipalo. Ed un trofeo, la Supercoppa italiana, è comunque arrivato. Ronaldo ha infatti sbloccato il derby al minuto 14. E perché no? Vediamolo. Movimento a staccarsi dai difensori visto da Di Matteo e tiro potentissimo che non ha permesso al portiere di reagire.
Dopo 14 stagioni siamo entrati nella fase di maturazione, al top della carriera. Durante l'anno il nostro fenomeno ha giocato 39 partite, ha segnato 32 reti e servito 3 assist. Ha anche aumentato la media di dribbling riusciti a partita, mantenuto livelli assurdi nella precisione dei tiri ed ha tenuto una media voto ben oltre il 7 in ogni competizione in cui ha giocato. Se vogliamo trovare un difetto possiamo dire che ha sbagliato un rigore sui 9 tentati. Purtroppo però l'Inter non c'è e non aiuta la sua stella. Quarta posizione in Serie A con 9 sconfitte stagionali e pochissimi gol segnati, circa una quarantina se escludiamo i 21 di Ronaldo. In Champions sono stati eliminati ancora agli ottavi, perdendo 4-0 in casa col Chelsea, dopo aver vinto allo Stamford Bridge per 3-1. Anche il derby in finale di Coppa Italia è andato male. Ronaldo ha segnato il rigore che valeva la vittoria, ma la difesa ha subito gol praticamente sul calcio d'inizio dopo il gol segnato. Ed alla fine il Milan ha trionfato ai supplementari grazie al gol di Viglia. In campionato è arrivato un gol delizioso di Ronaldo nel 2-2 con la Roma. Esterno destro sotto la traversa, quasi un colpo da calcio a 5. Ci possiamo consolare con la seconda scarpa d'oro della carriera, giusto per non deprimerci del tutto, sperando che nella prossima stagione l'Inter agisca sul mercato e rinforzi la squadra. Un altro anno è passato ed un'altra stagione è terminata. Ronaldo continua a tentare di trascinare l'Inter nelle varie competizioni e quest'anno non salta una partita. 54 presenze, tutte dal primo minuto, e 41 gol segnati a cui si aggiungono 4 assist. Ma l'Inter continua a non vincere in Serie A, anche se stavolta tra il primo posto del Milan ed il terzo dei nerazzurri ci sono solo 2 punti. In Champions League stavolta è il Real Madrid ad eliminare la squadra di Ronaldo, battendo l'Inter a San Siro dopo il 0-0 dall'andata. In finale di Coppa Italia stavolta non c'è storia, con Ronaldo assente e con un uomo in meno dal 18esimo, il Milan passeggia nel derby e porta a casa la coppa. Il nostro assistito li ha portati in finale, eliminando la Juventus con un colpo di testa che è valso la qualificazione. Quantomeno col Brasile arriva una seconda Coppa America, vincendo in finale col Messico per 3-0, con un gol in apertura del fenomeno. Ma se le cose non miglioreranno, la prossima sarà l'ultima stagione con l'Inter. Il 2037 è l'anno di Ronaldo, dovrebbero metterlo anche nel calendario cinese. 58 presenze, 58 gol e 7 assist, media voto clamorosa di 7.54. Io direi di lasciarvi qualche secondo per elaborare il tutto. Fatto? Bene, ora preparatevi perché è stato tutto inutile. Secondo posto in campionato, arrivando ben 13 punti dietro al Milan, nonostante il capocannoniere da 41 gol in squadra. Finale di Champions League, è vero, ma persa contro il City prendendo 2 gol in 8 minuti nel finale di partita. Con Ronaldo servito poco e male e che fatica a trovare palloni giocabili con cui rendersi pericoloso. In Supercoppa però stavolta decide lui il derby, si butta sul cross anticipando il portiere e riesce a far passare il pallone tra 2 difensori, centrando la porta da una posizione scomodissima per il vantaggio definitivo della sua squadra. Ad ottobre la cerimonia del pallone d'oro è soltanto una formalità. Tutti, anche i candidati migliori, sanno che il pallone d'oro appartiene ad una sola persona, Ronaldo Luis Nazario de Lima. La situazione sembra essere migliorata e siamo rimasti all'Inter, ma ora credo sia arrivato il momento di cambiare aria. Partiamo dalle statistiche come al solito. Ronaldo non fa mancare il suo apporto e durante le 56 presenze stagionali segna 35 gol. Serve 3 assist ai compagni che potevano essere anche di più se non fosse che sono stati sprecati e nel frattempo continua a giocare bene anche quando non segna. Ma la squadra finisce fuori dalle competizioni europee, arrivando ottava in Serie A ed in Champions non ripete le performance dell'anno precedente, fermandosi agli ottavi, perdendo nuovamente col City, ma stavolta con un margine ben più ampio. E durante l'estate anche il Brasile ci delude, arrivando nuovamente al terzo posto nel mondiale del 2038 giocato in Giappone. Il nostro assistito è richiesto e la squadra non si oppone alla sua cessione. Da una parte abbiamo il Real Madrid con Xabi Alonso che già conosciamo alla sua guida, il che ci consentirebbe di continuare a seguire la vera carriera di Ronaldo. Poi abbiamo il Tottenham, fresco vincitore della Premier, con alla sua guida il gallese Chris Davis, buon allenatore sicuramente, ma che non credo riuscirà a ripetere l'impresa. Infine abbiamo l'Arsenal e l'idea mi stuzzica. La Premier è un trofeo che manca, il nuovo allenatore, Marco Rose, è l'uomo giusto per i Gunners, dopo una stagione in cui non hanno centrato nemmeno la qualificazione ad una qualsiasi delle coppe europee. Inoltre c'è un altro motivo, ed è lui, Nuno Cartucho. I più attenti l'avranno notato nella schermata del pallone d'oro, perché effettivamente è stato lui a classificarsi secondo. Quindi un trasferimento all'Arsenal consentirebbe di avere il pallone d'oro ed il secondo classificato nella stessa rosa, ed è troppo bello per non provarci. Per 120 milioni di euro l'Arsenal diventa la nuova squadra del fenomeno. A 31 anni qualche parametro tecnico e fisico sta iniziando a calare, anche se pochissimo. Infatti il nostro Ronaldo non può che essere ancora dominante. Inoltre, mentalmente è arrivato al top, il che lo rende forse ancora più pericoloso. La prima stagione con l'Arsenal infatti è ancora su livelli altissimi, 32 gol e 4 assist nelle 39 presenze stagionali, tutte da titolare. Anche se i dribbling a partita sono diminuiti tantissimo, probabilmente a causa del gioco della squadra? Non lo so, ma davanti a statistiche del genere i dribbling sono solo un contorno. L'Arsenal migliora decisamente la classifica dell'anno scorso ed in Premier League
League finisce in terza posizione, dietro a Liverpool e City. Il primo gol con i Gunners arriva contro il Sunderland, controllo in area e tiro di mancino sul primo palo, girandosi su se stesso. Se il campionato non è arrivato, in compenso è arrivata la Coppa di Lega, vinta in finale contro il Chelsea per 4-1 con tripletta di Ronaldo e gol di Cartuccio. Il 2-0 della squadra il fenomeno l'ha siglato scattando dietro la linea dei difensori, prima di sparare una bomba all'incrocio col destro. E con una partita meno bella è arrivato anche il trofeo dell'FA Cup, vinto contro il Liverpool. Qui Ronaldo ha giocato male, ma l'importante è aver vinto la Coppa, aggiungendo un ulteriore trofeo alla sua collezione. Si chiude in questo momento la 19ª stagione da professionista, ovviamente ancora considerato la stella indiscussa della squadra, ed è facile comprendere il perché. Nelle 49 partite giocate dal primo minuto infatti ha segnato ben 30 reti ed ha anche servito 7 assist ai compagni, e dovrebbe essere il massimo ottenuto in carriera se non erro. L'Arsenal conclude l'anno ancora al terzo posto in Premier League, che stavolta incorona nel Manchester City. Il ritorno in Champions non è male, la squadra arriva fino ai quarti dove si arrende al Bayern Monaco, che vince 4-2 tra andata e ritorno. In estate torna protagonista il Brasile, Ronaldo gioca una buonissima Coppa America e risulta decisivo anche in finale, dove segna il secondo dei 3 gol della squadra, che batte facilmente gli USA. È la terza Coppa America per Ronaldo e la terza di fila per il Brasile. Il secondo gol della partita Ronaldo lo segna staccando altissimo e centrando l'angolino col colpo di testa. Non un gol così scontato a 32 anni. A 33 anni finalmente i media si sono accorti che si trovano davanti ad una punta leggendaria. Secondo me ci hanno messo fin troppo tempo. Se a questa età giochi 59 partite tutte da titolare e segni 31 gol, a cui si aggiungono anche 9 assist, come dovresti essere definito se non leggendario? Ed i gol sarebbero potuti essere anche 5 di più, se non fosse che in questa stagione ha stranamente sbagliato tanti rigori. E l'Arsenal stavolta è praticamente perfetto. 30 vittorie, 5 pareggi e 3 sole sconfitte in Premier League, che valgono 95 punti e il titolo di campione d'Inghilterra. In Champions la squadra arriva nuovamente quarti e stavolta viene eliminata dal Real Madrid, che si è accontentato di vincere per un solo gol di scarto all'Emirates. Il più bel gol della stagione arriva proprio in Champions contro il Dortmund, con un'altra fucilata sotto la traversa che vale il gol del pareggio per la sua squadra. Stiamo arrivando verso la fine della carriera, vediamo quanta benzina ci rimane nelle gambe. La risposta alla domanda è abbastanza, ma non tantissima. Ovviamente Ronaldo non si tira indietro e gioca 63 partite da titolare, ma il fisico ne sta risentendo. Durante queste tantissime presenze mette a segno 34 reti e 8 assist per i compagni. Stavolta i rigori li segna praticamente tutti. L'unica delle statistiche che ormai bisogna considerare in maniera differente sono i dribbling, che da quando è arrivato all'Arsenal sono crollati. L'Arsenal non difende il titolo e conclude la stagione al terzo posto in campionato, anche se ha soli 3 punti dal Liverpool. In Champions League le cose vanno peggio, visto che Real Madrid elimina di nuovo i Gunners, stavolta però agli ottavi. Ed anche l'ultimo mondiale con il Brasile di Ronaldo si conclude con una medaglia di bronzo. Avrei sperato che durante tutti questi anni di carriera fosse arrivato almeno un mondiale. In compenso arriva la Community Shield, la Supercoppa inglese in sostanza. Ma incredibilmente, mentre ci accingevamo ad iniziare la stagione, è arrivata un'offerta dal Barcellona che vuole indietro il suo Ronaldo. Alla guida dei Blaugrana adesso c'è proprio l'ex allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Direi che è un buon motivo per accettare, oltre al fatto che è fresco vincitore del campionato e della Supercoppa spagnola proprio con il Barcellona. A noi manca la Liga nel palmarès e chiudere la carriera nella prima grande squadra che ci ha dato fiducia sarebbe veramente bello. Dopo 9 stagioni lontano dalla Spagna, il fenomeno torna a Barcellona per 13,5 milioni. Direi che siamo alla fine della carriera, ormai il fisico non regge più. La velocità esplosiva di un tempo è solo un ricordo lontano e sarebbe bello chiudere la carriera a livelli altissimi, come quelli che vedrete tra poco. Anche nell'ultima stagione Ronaldo gioca 44 partite tutte da titolare, ma l'allenatore gli evita tutte le coppe, facendolo concentrare solo su Champions e campionato. Durante l'anno segna 32 reti e serve anche un assist, mantenendo la solita media voto abbondantemente oltre il 7. Ed il Barcellona stavolta riesce a vincere il campionato, mettendosi dietro il Real Madrid. Finalmente abbiamo anche questo trofeo in bacheca. In Champions League l'avventura finisce agli ottavi, eliminati dal City, che vince entrambe le partite senza troppa fatica. Ma sinceramente ormai non ha troppa importanza, si è vinto tanto durante questo viaggio incredibile ed è ora di concluderlo. L'ultimo gol della carriera arriva contro il Villarreal, anticipando tutti quanti sul primo palo con un taglio velocissimo da eterno ragazzino. A 35 anni Ronaldo si ritira dal calcio, dopo aver giocato 784 partite in carriera. Durante l'arco di queste 22 stagioni ha segnato l'incredibile cifra di 531 reti ed ha servito i compagni per 70 volte. Per quanto riguarda i trofei c'è una lista lunga da fare, visto che sono ben 19. A livello nazionale si contano una Premier League con l'Arsenal e una Liga vinta col Barcellona. Ha vinto inoltre 2 volte la Coppa del Re, un FA Cup ed una Coppa di Lega inglese. Ha vinto anche 2 Supercoppe italiane, una Supercoppa spagnola ed una Supercoppa inglese. A questi trofei si devono aggiungere 2 Supercoppe europee durante la prima esperienza in Spagna, ma soprattutto una Champions League e ben 3 Coppa America consecutive. A livello personale avremo di che parlare anche per troppo tempo, quindi mi limiterò a dirvi che ha vinto
vinto per 5, sì avete sentito bene, 5 volte la scarpa d'oro ed ovviamente ha vinto il pallone d'oro. È stata una carriera incredibile, forse un poco sfortunata nelle scelte, trovando sempre le proprie squadre nel momento peggiore della loro storia. Ma non sono mancati i trofei e non sono mancati i riconoscimenti personali e posso dire con assoluta certezza che Ronaldo il fenomeno sarebbe stato chiamato fenomeno anche se avesse esordito ai giorni nostri. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nei prossimi video su FC25 e Formula 1 Manager 2024 e se tutto va bene tra un paio di settimane anche qui su Football Manager con una nuova leggenda da far esordire nel calcio attuale.